Lo stato d'animo quando guardi il Milan? Sigarette, nervoso, tutto. Io non vado allo stadio, una volta allo stadio, uno dei primi anni, ho spaccato il televisore davanti. Mi innervosisco. Quindi sei tifoso Cioè, non viscerale. innervosisco perché non giochiamo, mi innervosisco perché sono in tensione, cioè, non riesco. Ce l'ho dentro proprio. Ecco, cioè proprio un ultras praticamente. Sì, È così. Racconti, aneddoti, curiosità, storie di Serie A torna su Radio TV Serie A con RDS. Siamo al Gate 32 di Viale Certosa, Milano, con Cristian Abbiati. Ciao Cristian. Ciao, grazie. Gate 32, già vedo 32 ovunque. Spiegaci già il numero 32, che cosa significa per Cristian Abbiati. Il numero 32 è nato da Cristian Vieri e poi è partito con Brocchi e Di Biagio e poi a scendere siamo un gruppo di amici, mentre giocavamo avevamo tutti il 32 in squadre diverse. Ti è rimasto però, è rimasto Sì, un numero fortunato, un numero della tua vita. È rimasto attaccato a me questo numero e ho aperto la concessionaria con questo numero e sono rimasto molto legato perché comunque mi ha accompagnato a raccogliere grande soddisfazione. Oltre ad aver fatto un giro nel Gate 32, abbiamo fatto proprio un giro virtuale, abbiamo navigato all'interno del sito. Si legge sul sito: noi daremo il massimo perché è dalle piccole cose che nascono grandi avventure. Può essere anche un riassunto della tua splendida carriera? Sì, io ho sempre detto che la mia carriera è stata una favola col lieto fine, perché sono sempre stato abbastanza fortunato. Ho iniziato nel Monza e ho subito vinto il campionato, ho iniziato nel Milan e ho vinto subito il campionato, quindi per me è stata tutto una lunga favola. E qua è stato una passione, un sogno aprire una concessionaria Harley Davidson, visto la mia passione delle moto, e più o meno sto cercando di fare lo stesso cammino. L'Abbiati sull'Harley è lo stesso Abbiati calciatore o è completamente diverso? No, diverso. Sono cresciuto, sono diventato uomo, il calcio è diverso, hai degli obiettivi da raggiungere, e giocando nelle grandi squadre giochi solo per vincere, quindi è molto più complesso. Qua è una passione, è un divertimento, uno svago. Quando andiamo in giro in moto è un po' diverso. Il calcio è stato praticamente amore a prima vista, l'Harley invece è stato un amore come è nato? L'Harley è nato dal mito americano, con la passione per l'America, e piano piano sono entrato in questo mondo. All'inizio non potevo usarla perché giocando non si può usare moto o cose simili, e quindi è nata appena ho smesso, è cominciata questa nuova avventura. La metafora del viaggio c'è sempre, sia nella carriera che sulla moto. Ha mai viaggiato con te Giulia, tua figlia? No, non è amante, a parte i giretti veloci, lunghi viaggi no, non ha mai fatto. Però accende i motori in radio, sappiamo che tu sei molto legato a lei, si sta costruendo la sua carriera, sei molto orgoglioso. Sono orgoglioso perché ha fatto tutto da sola e questo mi rende orgoglioso, e sta facendo il suo percorso, ha fatto la gavetta e adesso sta iniziando a togliere delle soddisfazioni. È appassionata di calcio invece? Un pochino, no, è appassionata di musica. Allontanarti invece dal calcio, visto che hai detto questo è il mio nuovo mondo, è stata più una scelta o un percorso naturale? Secondo me è stato naturale, perché io avevo un altro anno di contratto e in una settimana ho deciso di smettere perché non mi trovavo più in quell'ambiente, perché avendo lasciato il presidente Berlusconi io ho fatto un altro anno, poi sapendo che anche il dottor Galliani sarebbe andato via ho deciso di anticipare i tempi e di smettere. Prima nel fine settimana c'erano le partite, adesso ci sono i raduni, c'è la stessa adrenalina, un'adrenalina differente? No, la tensione è totalmente diversa. Le partite ti porta a avere tensione e stress, qui non vedi l'ora di partire per rilassarti e fare festa con gli amici. Abbiategrasso, Trezzano, Assago, Corsico, la tua carriera poi nasce da lì. Quanto sono stati importanti gli anni di formazione? Perché tante volte, sai, intervistiamo i tuoi colleghi e dicono l'importanza del settore giovanile professionista. In questo caso forse si ribalta anche l'importanza di giocare nei campetti dell'Interland milanese. Io sono molto contento di aver fatto questo tipo di percorso, anche da grande, tra virgolette, di aver scelto dal Monza andare a giocare in interregionale, perché comunque a 18 anni, secondo me,
È vero che il campionato primavera è molto competitivo e il livello è alto, però andare a giocare con compagni di squadra che hanno già oltre 30 anni ti fortifica di carattere e di personalità. Negli anni tra Monza poi e Borgosese, appunto, con il Prestito in D, speravi, sognavi già di arrivare a una grande squadra, lo sentivi dentro di te, o è stato qualcosa che hai guadagnato passo dopo passo e piano piano hai raggiunto consapevolezza? Ho raggiunto consapevolezza perché è stato tutto un percorso naturale, senza avere grandi aspettative, grandi ambizioni. Volevo giocare perché comunque a 17 anni, 18 anni volevo solo giocare e poi, come ho detto, sono anche stato fortunato perché oltre alle doti, oltre ad avere una testa lì sul lavoro, ci vuole anche un po' di fortuna. Ti ricordi quando arrivò la chiamata nel Milan? Dove eri, con chi eri? Mi ricordo, ero a casa perché io in realtà sarei dovuto andare alla Lazio. C'era come direttore sportivo al Monza c'era Giuliano Terraneo, quindi un ex portiere. E dovevo andare alla Lazio, poi mi chiama e fa guarda che vai al Milan. Quindi è stato molto, io essendo di Milano ero molto contento di andare al Milan. Ma eri già tifoso o lo sei diventato giocando? Lo sono diventato giocando, sì. Non ero, mi piaceva il calcio, ma non ero proprio patito di una squadra in generale. Più che altro guardavo i portieri. Sono passati 26 anni, ma sembra ieri, quel momento in cui Sebastiano Rossi colpisce Bucchi e tu fai l'esordio contro il Perugia in Serie A. Rivivi ancora dentro di te quelle emozioni? L'aneddoto che ricordo molto è il fatto di entrare in campo e vedere tutte quelle persone, quelle 80-70 mila persone. Quello è un flash che mi rimarrà come ricordo sempre. Che poi è rimasto nel tuo destino Bucchi, è rimasto nel tuo destino Perugia, perché poi arriva quella parata miracolosa che vi regala lo scudetto con Zaccheroni. Bucchi fa parte della mia favola, Christian fa parte della mia favola. Sì, è stato tutto bello, se penso a quelle 5 giornate di squalifica di Seba e io titolare, un'emozione assurda. Pensare a 19-20 anni a essere titolare del Milan, 26 anni fa che era un po' diverso, l'emozione c'era. C'è qualcosa che accomuna quello scudetto di Zaccheroni con lo scudetto del 2022 di Pioli? Sì, perché forse erano inaspettati tutti e due. Noi abbiamo fatto una rincorsa con Zaccheroni importante, avendo vinto le ultime 7 partite, essendo dietro di, non mi ricordo, 7 punti. Mentre Pioli aveva l'Inter davanti, mi sembra che... però più o meno sono simili, dai. È più importante quella parata di Bucchi di cui abbiamo parlato o quella di Parastinco, la possiamo definire così, su Callon nella semifinale di Champions? Allora, le divido. Per me quella di Bucchi, personalmente per me quella di Bucchi, mentre per tutto il popolo milanista è quella al derby. Hai mai vissuto momenti di così alta tensione come quello tra semifinale d'andata e semifinale di ritorno? Penso se tu fai questa domanda a tutti i miei compagni, nessuno. Era 6 giorni, era neanche una settimana, ma penso di aver dormito pochissime ore e non essere mai uscito di casa, perché appena uscivi di casa tutti dai, mi raccomando, ti mettevano più pressione. Abbiamo letto qualcosa in cui appunto tu dicevi facevo fatica ad uscire un po' perché mi si alzava tensione, un po' perché avevo paura anche di beccare tifosi interisti che dicessero qualcosa. Comunque, anche se Milano è il derby vissuto in modo diverso, cioè, giochi la domenica e il lunedì ci sono gli sfottò, già il martedì non c'è quasi più niente. Com'è stato vivere poi la serata di Manchester da secondo, ma comunque da protagonista? Guarda, mi ricordo che io a fine partita con l'Inter c'era Dida entrato in campo e gli ho detto adesso fammela vincere. E così è stato. Hai sempre avuto buoni rapporti anche quando eri secondo, perché poi tante volte nella tua storia tu parti secondo ma poi scali le posizioni. Sì, io sono un competitivo ma leale, cioè io mi impegno do il massimo, poi se ho un compagno davanti che è più forte, ben venga, farò di tutto per metterlo in difficoltà, ma sono sempre stato leale. Poi passando con gli anni al 2005 c'è quell'estate stranissima in cui tu inizi la preparazione con il Genoa, poi torni al Milan perché il Genoa viene retrocesso a tavolino, c'è lo scontro famosissimo tra Kaká e Buffon si infortuna e Silvio Berlusconi, poi ci dai tu conferma, dice no, dobbiamo in qualche modo risarcire sportivamente la Juve, quindi abbiati alla Juve. Come hai vissuto quell'estate? Allora,
Dietro le quinte non so come sia andata, però in effetti è vero, sono stato un mese al Genoa, poi è successo quello che è successo inaspettativamente per quanto mi riguarda. Vedi, ci vuole anche fortuna. Tu vuoi andare a giocare, vai in una squadra che in teoria doveva lottare per salvarsi e alla fine ti trovi a vincere uno scudetto con la Juve. E tra l'altro, a proposito di Berlusconi, che abbiamo accennato al suo nome, tu hai accennato a quello di Adriano Galliani, sono stati un po' le tue chiocce, cioè i vostri padri, in particolare i tuoi, calcistici naturalmente. Assolutamente sì, e aggiungiamo Aredo Braida. Aredo Braida io quando lo vedo lo chiamo tuttora papà, perché sono stati vicini, bravi, insistere. Io quando ero terza al Milan a gennaio mi sarebbe piaciuto andare a giocare, invece loro hanno insistito, stai qui tranquillo, bla bla bla, e hanno avuto ragione loro. Juventus, lo hai detto, poi Torino, poi Atletico Madrid, ma tutte stagioni da protagonista. In cuor tuo speravi di tornare al Milan o pensavi, ah ok, adesso il mio futuro è lontano da Milano? No, allora io venivo da 3 stagioni, 2 giocando poco, quindi volevo andare a giocare. Ho avuto la fortuna di andare alla Juve, poi ho scelto di andare a Torino e poi volevo provare un'esperienza all'estero ed è capitato assieme al povero Bronzetti, mi aveva dato questa possibilità, io ho chiamato Galliani e Galliani ha dato il via libera di andare a Madrid. È stata una bellissima esperienza, mi sarebbe piaciuto rimanere a Madrid se non fossi tornato al Milan. E poi ricomincia una storia bellissima col Milan. Nella stagione del tuo ritiro esplode Donnarumma. Lui ha sempre avuto parola al miele verso di te, ha detto Abbiati è stato fondamentale nel mio percorso all'inizio della mia carriera. Ma si vedeva, era un'altra categoria, comunque già quando arrivano i ragazzi giovani su in prima squadra la difficoltà principale è la velocità della palla, cioè i tiri dei campioni che ci sono in prima squadra sono diversi dai tiri della prima, e lui già era pronto a 16 anni, che è una cosa meravigliosa secondo me, cioè un talento su non so quanti. Con Sinisa Mihajlovic in panchina, a Riyadh con Bonaventura, abbiamo parlato dell'impatto che ha avuto Sinisa Mihajlovic, molto forte nell'ambiente, nello spogliatoio, poi però voi avete capito lui e lui ha capito voi. Sinisa, grande personalità, grande uomo, di cuore. Peccato che il finale sia andato in malo modo, ma ha fatto una grande stagione. Poi per quanto ha avuto coraggio di lanciare Gigi, che non è da tutti, però me lo ricordo, è stato un anno positivo per me, anche se è stato l'ultimo. Io penso di aver giocato 1 o 2 partite, non mi ricordo, ma ero lì pronto ad aiutare tutti quanti. Si dice che il portiere abbia sempre un pizzico di follia con sé. Tu dove trovavi la tua follia? Perché da fuori noi ti vedevamo più come invece un leader silenzioso. Io sono un orso, ma grandi follie no, ma ero molto introverso al campo perché per me era sacro, Milanello per me era sacro. Sai, con i tuoi colleghi tante volte diciamo chi è l'allenatore che ti ha insegnato di più. Ci si dimentica a volte che i portieri hanno altri allenatori, perché ci sono i preparatori dei portieri e ci sono gli aiuto preparatori dei portieri. C'è chi ti ha aiutato particolarmente nella tua carriera, ti ha fatto migliorare umanamente, ha legato di più con te come preparatore dei portieri? Allora, io ti faccio un nome su tutti, che è William Vecchi, che purtroppo non c'è più, ma nelle fasi ho sempre avuto persone che mi hanno aiutato tanto, dal settore giovanile al Monza, che oggi è allenatore dei portieri dell'Atalanta, che è Biffi, a Guido il primo anno al Milan, poi c'è William Vecchi e così via. Comunque tutti mi hanno dato qualcosa, però il nome principale è William Vecchi. Perché non hai mai pensato di farlo, allenatore dei portieri? No, io col calcio ho un rapporto particolare. Finché giocavo bene, ma Hai voluto uscirne completamente. Sì. E appunto sono passati 26 anni, abbiamo detto, dall'esordio in Serie A, 8 invece dall'esperienza nel calcio, non con le scarpe e con i guanti, ma da club manager. È stata un'esperienza complicata? Sì, per me sì, perché comunque hai un ruolo che sei in mezzo tra l'allenatore e il direttore sportivo, quindi non sai bene come muoverti, perché se sbagli a muoverti magari un giocatore pensa che tu faccia la spia, cioè è difficile. Poi ero con la proprietà cinese, quindi non mi sono trovato e ho preferito fare altro.
E se dovessero richiederti di rientrare? Io, come ho sempre detto, io ascolto, ma il 90% sarebbe continuo sulle mie moto. Però c'è il 10% Sì. che lo lasciamo lì. Mi hanno insegnato di ascoltare sempre tutti. Assolutamente. Adesso devo leggere per forza perché dobbiamo fare un po' la lista di quello che hai vinto. 3 scudetti, una Champions League, 2 Supercoppe italiane, una Supercoppa europea, 4 presenze in nazionale, perché è vero che non è la vittoria di un trofeo, ma intanto ci sono 4 presenze in nazionale, un europeo con l'Under 21, e ce lo ricordiamo. Insomma, qualcosina hai vinto. Se dovessi scegliere il trofeo o la vittoria alla quale sei più legato? Ma il primo scudetto. Sicuramente il primo scudetto, anche se la Champions League è il sogno di chiunque calciatore, ma il primo scudetto è stato inaspettato per tanti serie di motivi. Il fatto che ero terzo portiere, il fatto che eravamo indietro, il fatto che non eravamo la squadra più forte. Primo scudetto. Sono rimasti anche tanti amici, immagino, di quel primo scudetto, ma anche del Milan poi che è venuto dopo, di Cristian Abbiati, Brocchi su tutti, l'hai citato prima anche con il numero 32, riesce ancora a tenere quell'amicizia, perché sai, tante volte abbiamo parlato a proposito di numeri, un altro è il numero 23 di Marco Materazzi che abbiamo ascoltato proprio a Storia di Serie A, e dice alcune amicizie rimangono ma sono poche, altre le perdi, cioè sono poche le amicizie che rimangono nel mondo del calcio. Sì, tante, è vero, tante le perdi perché comunque magari tornano nelle proprie città, nei propri paesi, però rimane sempre quel legame, quella corda rimane sempre attaccata, quindi con tanti sì, con tanti ci si sente ancora magari di meno. Tu hai detto mi sono allontanato dal mondo del calcio, ti capita ancora però di vedere qualche partita, magari qualche partita del Milan? Sì, ho visto l'ultima, purtroppo Napoli-Milan. No, mi piace comunque seguire, guardare i risultati, mi piace guardare la Serie C, la Serie B, infatti faccio il tifo sfrenato per Pippo, che finalmente manca poco, ma no, mi piace molto seguire, soprattutto anche gli ex compagni che fanno oggi gli allenatori. C'è una trattativa di mercato che magari non hai mai rivelato? Hai detto della Lazio, o magari sei stato vicino a qualche squadra e alla fine è saltato tutto? Sai cos'è? Che per me esisteva solo il Milan. Cioè qualsiasi squadra arrivasse? Non penso, guarda, io ho fatto anche gli ultimi anni, avevo un procuratore, ma era più amicizia che procura, perché comunque con Galliani e Braida c'era un rapporto amichevole, quindi si riusciva a fare tutto, ma no. C'è quella del Palermo che Galliani mi disse vai a Palermo, e ho detto ma no, non era proprio un no, però ho detto vediamo. Poi alla fine sono riuscito a rimanere al Milan. Hai un rimpianto nella tua carriera, uno in particolare? Ma se doveva andare così è giusto che sia andata così, quindi non ho rimpianto. Magari se ci fosse stato ancora il presidente attaccato al Milan avrei fatto un anno in più, però non è un rimpianto. Hai parlato prima dei momenti più belli e ne abbiamo parlato. Ci sono stati anche momenti difficili, magari poi con l'infortunio al ginocchio è stato forse un momento più complicato? No, ti dico la verità no, perché comunque non è stato complicato. È stato un dispiacere perché ero ritornato al Milan, ancora da terzo o da quarto, non so da dove, perché c'era Kalac, c'ero io, c'era Storari, c'era Dida. E aver riconquistato il posto e poi essermi fatto male, un pochino di delusione c'era, però non ne ho. Chi è stata la persona più importante della tua carriera? Puoi decidere se è extracampo o in campo. Ma io penso sicuramente Braida e Galliani. No, hai detto anche prima questo rapporto particolare, perché poi Braida magari viva un po' nell'ombra, no? Tra virgolette, di Galliani e di Berlusconi, ma penso che con voi, no, entrasse veramente in simbiosi. Sì, ma avevamo tutti un bel rapporto con Ariedo, ma c'è tuttora. Quando lo vedo io lo abbraccio veramente, lo chiamo papà, cioè, quindi vuol dire che ha lasciato qualcosa di importante. Tuttora ogni tanto con Galliani messaggi di ricordi vecchi ci si sente. C'è un allenatore perfetto per Cristian Abbiati, di tutti quelli che hai avuto? O è un mix? Adesso potrei dire scontato perché Ancelotti, però anche Zaccheroni che mi ha lanciato ha avuto coraggio in me, però Ancelotti secondo me è l'allenatore perfetto. Sì, tra l'altro guardavamo appunto quante presenze hai fatto e con quali allenatori. In realtà hai fatto il maggior numero di presenze con Allegri. Anche lui, no, ha contato perché poi sei andato a rivincere uno scudetto. Come la parata, qual è stata quella più... È difficile dire l'allenatore dei portieri qual è stato, è difficile dire chi è l'allenatore perché comunque
nella fase della tua carriera hai Zaccheroni, hai Ancelotti, hai anche Allegri. Allegri per me, Max è un grande. Torniamo al tema del viaggio iniziale. C'è un viaggio del cuore di Cristian Abbiati, uno che hai già fatto con l'Harley? Ma del cuore è il primo raduno che ho fatto in Francia, quindi è il viaggio con tante moto, con tanta gente, è stato quello. Il luogo che vorresti visitare, che non hai ancora visitato, quindi il viaggio ipotetico, il viaggio... Ma il luogo è difficile dirti quale mi piacerebbe, ma ti posso dire che in questi 9 anni di raduni ho avuto la fortuna di visitare tutta l'Italia, cosa che probabilmente in macchina non ci sarei mai andato in certi posti, invece con la moto ci vai. Il modello Harley che ti è rimasto più a cuore, il tuo modello? Ma sono quelle custom un po' più pasticciate dietro. C'è sempre il 32 però abbiamo Sì, visto. dappertutto. Ovunque, cioè, qua entri e c'è il 32 in ogni moto. Proviamo a parlare anche un po' del Milan di oggi, anche se forse fa un po' male, lo dicevamo prima. È una stagione complicata, attualmente il Milan è nono. Come valuti il percorso della squadra fin qui? Quest'anno vedo negativo, cioè per me il Milan deve essere là in alto, purtroppo non ce n'è. È vero che c'è una ricostruzione, un progetto, purtroppo questo progetto a oggi non sembrerebbe che stia andando bene. Hai vinto 3 scudetti, una Champions, ma sei anche stato capitano nelle ultime stagioni molto difficili, forse anche simili a questa. È un caso che in una stagione così complicata con Seisao abbia dato la fascia da capitano ad un altro portiere, quindi a Maignan, quindi capitani in momenti difficili di burrasca, di tempesta. Io non lo conosco bene Mignan, ma da quello che vedo fuori ha molta personalità, quindi sicuramente. Anche se io, anche quando la mettevo, non condivido che il portiere abbia la fascia di capitano, perché se succede qualcosa nell'altra area, il capitano è il primo che dovrebbe parlare con l'arbitro. Però visto la personalità che ha e l'importanza che ha in questa squadra, secondo me può darsi che sia giusto che ce l'abbia lui. Oltre alla conoscenza di Maignan personalmente, poi naturalmente c'è la conoscenza calcistica, come la valuti? È arrivato come uno dei portieri più forti, si è dimostrato uno dei portieri più forti, poi magari come la squadra ha avuto un momento di difficoltà. Quando mi facevano le domande su Donnarumma, quando sbagliava, quando abitui bene i tifosi, quando fai un periodo no, le critiche sono subito pronte a colpirti. Quindi secondo me è comunque un ottimo portiere, un portiere forte, un portiere che gioca nella nazionale francese, quindi probabilmente anche lui ha avuto un calo e i media lo fanno notare molto di più. Lo hai detto prima anche della tappa importante della tua vita che è stata la Juventus, e anche lì ci sono 2 portieri importanti, Perin e Di Gregorio. Ha fatto bene la Juve a puntare, diciamo, su 2 primi portieri? Io penso che una grande squadra che voglia vincere in tutte le competizioni debba avere anche 2 portieri forti. Ci deve essere una gerarchia, ma deve avere 2 portieri forti. Tra l'altro tu non sei stato compagno di squadra per un soffio di Tudor, visto che lui quella stagione era in prestito al Siena, ma l'hai sicuramente conosciuto da avversario. Cosa può dare Tudor a questa Juve secondo te? Con Tudor ho fatto un mesetto neanche scarso alla Juve. Ma io come allenatore purtroppo non lo conosco, ma ho visto i risultati che ha fatto con altre squadre, mi sembra che abbia fatto molto bene. Come persona mi ricorda come una grande personalità, quindi penso che possa dare un qualcosa alla Juve. Sei una persona molto pragmatica, molto concreta, però magari anche tu da piccolo avevi qualche sogno. C'era un portiere a cui ti ispiravi? Io l'uomo ragno, Walter Zenga. Sì, per me era Walter Zenga, ma perché era a parte bravo in porta, ma era anche molto esuberante fuori dal campo. E i 3 portieri più forti della storia per Cristian Abbiati? Io ti dico gli italiani, per me sono Peruzzi, Buffon e Toldo. E il portiere più forte oggi? Donnarumma. Lo stato d'animo quando guardi il Milan? Sigarette, nervoso, tutto. Io non vado allo stadio, una volta allo stadio, uno dei primi anni, ho spaccato il televisore davanti. Mi innervosisco. Quindi sei tifoso non innervosisco perché non gioca, mi innervosisco perché sono in tensione, cioè non riesco. Ce l'ho dentro proprio. Ecco, c'è proprio un ultras praticamente. Sì, È così. Ultima domanda, Cristian Abbiati nel 2035. Ustia. Una volta ho detto nonno, ma posso rimangiarmi le parole. Non lo so, io vivo molto il presente.
Oggi io sto bene, sono sereno facendo questo tipo di vita. Mi auguro di essere sereno anche nel 2035, presumo di essere ancora qua, però non lo so. Grazie Christian. Grazie a voi. Un'altra affascinante storia è stata raccontata, storia di Serie A torna prestissimo su Radio TV Serie A con RDS. A presto!